Ciao a tutti, bentornati su questo nuovo video, bentornati sul mio canale. Nell'attesa che Gennaro faccia un'altra puntata di Cuoco per Caso, oggi vediamo anche noi di andare avanti con le nostre ricette facili e veloci. Oggi vorrei provare a fare, e risottolineo provare a fare, i famosi grissini alla pizzaiola. Andiamo a vedere come possiamo farli. Mettiamo un po' d'olio in un padellino. Adesso prepariamo la salsa con cui poi imberremo i nostri grissini. Sbucciamo e tritiamo un paio di spicchi d'aglio. Mettiamo l'aglio nel padellina assieme all'olio. Dopodiché useremo un po' di salsa di passata di pomodoro della Mutti. A seconda di quanti ne fate, usate mezza o una confezione intera di Mutti. Mescoliamo. E aggiungiamo l'origano. Anche l'origano quanto basta a secondo dei gusti. Facciamo sobbollire un paio di minuti e la nostra salsa è già pronta. Allora, attenzione che anche qua adesso ci sono varie linee di pensiero. Chi per fare i grissini usa il bicarbonato e quindi non li fa lievitare, li inserisce direttamente in forno. Chi usa il lievito ma ne usa poco e fa lievitare molto l'impasto e poi fa i grissini. Chi come me in questo caso, che facciamo una ricetta veloce, useremo i soliti 25 grammi di lievito per 1 chilo di farina. Poi impasteremo, lasceremo riposare 5 minuti e inforneremo direttamente, quindi sarà una ricetta veloce appunto per questo. Spezzettiamo il lievito e lo inseriamo direttamente nella nostra Adesso aggiungiamo un cucchiaino di zucchero e poi con dell'acqua tiepida mescoliamo fino a scioglierlo completamente. Zucchero di canna, ma potete usare lo zucchero bianco, quello che volete. Ecco, sciogliamo nell'equivalente di 2 bicchieri d'acqua. Adesso io utilizzerò grosso modo 3 o 4 bicchieri d'acqua, secondo se l'impasto lo vorrò più duro o più morbido. Poi c'è chi usa più acqua, chi usa meno acqua, quindi anche lì cercate di regolarvi a secondo di quello che più vi piace dell'impasto, che tipo di impasto volete ottenere. Ricordatevi sempre che questa è una ricetta veloce, quindi non c'è bisogno di stare lì a far lievitare, a fare tante cose. Qua potete usare vari tipi di farina. Io utilizzo quella che ho adesso in casa, è una 00, la 0 andrebbe un pochino meglio, ma va bene lo stesso. Fate le cose proprio semplici con quello che avete in casa per fare le ricette veloci, altrimenti faremo delle ricette gourmet. Vi assicuro che vengono comunque molto buoni. Inseriamo la farina nella planetaria, oppure se volete mescolare a mano non cambia assolutamente niente. Vero Gennaro? Quindi fate un po' come volete. Adesso inseriamo il nostro lievito con l'acqua, anzi prima possiamo aggiungere anche, se vogliamo, 4 cucchiai d'olio che rende l'impasto più saporito. Quindi aggiungiamo
il nostro olio, facciamo 3-4 cucchiai, così, e poi aggiungiamo il nostro lievito e siamo già pronti per impastare. Manca però il sale che aggiungeremo fra qualche momento. Come vi avevo innanzi detto, aggiungo un altro bicchiere d'acqua grosso modo e iniziamo a mescolare. Poi quando è parzialmente impastato aggiungeremo il sale per evitare che si combini col lievito, che infici un po' la funzione del lievito. Quando l'impasto è parzialmente vedete già in via di formazione, aggiungiamo il sale, 2 o 3 cucchiaini di sale. E riprendiamo a mescolare. Ci vediamo appena l'impasto è pronto. Il nostro impasto è pronto, lo copriamo con un panno e lo lasciamo riposare 5 minuti. Aggiungiamo un cucchiaino di sale alla nostra salsa e mescoliamo. Il profumo è veramente ottimo. Accendiamo il forno, io intanto lo accendo a 200 gradi e lo preriscaldo. Ho messo su della carta forno, quindi poi siamo pronti fra un po' per distribuire i nostri grissini. Ovviamente l'impasto ci sarà molto di più, quindi saranno fatte più infornate oppure utilizzeremo più teglie. Il nostro impasto ha riposato 5 minuti e quindi possiamo già procedere prendendo un pezzettino di impasto e ovviamente manipolandolo a forma. Non sono le forme proprio dei grissini tradizionali perché saranno un pochino più larghi, in quanto poi li dobbiamo intingere di salsa, per cui li possiamo tirare, eccoli lì. E procediamo così fino a riempire le nostre teglie. I nostri grissini stesi, ovviamente potete farli più sottili o più larghi o più bassi o più stretti come volete, io li faccio così, veloci, proprio tirati, e adesso diamo su la nostra salsa. Prendete la salsa con un pennellino come questo o anche con un cucchiaino, come volete, e cominciate a ricoprire i vostri grissini. Ecco, cospargeteli bene, magari se si asciugano un po' fate anche un'altra passata, che si insaporiscano bene. Bene, una volta ben ricoperti della salsa, inforniamoli subito. Adesso ho fatto andare il forno a 200 gradi, li inforniamo e li cuociamo. Nel frattempo abbiamo ancora mezzo impasto, possiamo stendere un paio di veli di carta forno e cominciare a preparare
gli altri da infornare appena uscita la prima infornata. Dopo 5 minuti sposteremo quelli sopra sotto e quelli sotto sopra, altrimenti dopo 10 minuti, un quarto d'ora, a seconda del tipo di forno, tirate fuori i vostri grissini. Eccoli qua estratti dal forno, adesso li facciamo raffreddare un attimo. Se volete è il momento per aggiungere un po' di sale, chi li volesse un pochino più saporiti. Aspettiamo un attimo che si asciughino. C'è chi li pennella ulteriormente con goccino d'olio di pomodoro. Ecco la nostra seconda infornata, vedete che sono già belli duretti, aspettiamo che si raffreddino un attimo e quindi poi li assaggiamo. Ed ecco qua i nostri grissini, ovviamente questi sono grissoni, cioè sono grissini ciccioni, li potete fare più sottili, più grossi come preferite. Io li tendo a farli un attimino più grossetti. Tenete le distanze quando li infornate perché ovviamente gonfiano un po', avendo messo il lievito. Ecco qua il nostro grissino, vedete, man mano che si raffredda diventa croccante. Lo assaggiamo. Molto buono. Per questo video è tutto, mi raccomando iscrivetevi al canale, aiutatemi a crescere nelle classifiche di YouTube, mettete un bel like, condividete, spero che vi sia piaciuto. La prossima volta proveremo a fare le schiacciatine in un prossimo video, vediamo però, prima ho qualche altro video di cucina, qualche altro segreto di ricetta veloce per voi. Ciao a tutti da Ermanno.